Picchino. Eccoci qua ragazzi, mi voleva pregare. Ciao ragazzi, ciao a tutti, buonasera. Ciao a tutti ragazzi. Allora, siamo qua, sta nevicando da paura fuori. Sì. Allora, oggi volevamo andare a finire una ricerca che abbiamo cominciato ieri e invece ce la siamo presa nel bisacchino, come si dice a Bologna. Ah, vorrei si dice così. A quelli in un altro modo. Ciao ragazzi. È bellissimo. Allora, già 23, neanche iniziata la diretta. Allora. Ciao carissimo, questo saluta te, a me no. Perché io sono meglio. Adesso me lo segni. Allora ragazzi, vi voglio ricordare ciao Matti. Voglio ricordare intanto a tutti quelli che non lo sanno di andare ad aggiornare le, come si chiamano? Le robe di StreamYard. Le robe, fa paura. C'è così che madonna, ma quanti siete già? Allora, dovete andare a aggiornare cos'è che devo andare a aggiornare? Andate là e cliccate, aggiornate StreamYard, così appare il vostro nome. Ma se no me ne devo andare a cercare. Io tutte le volte non sappiamo con chi stiamo parlando. Come vedete nei commenti sotto, a parte qualcheduno, Thomas, grande Thomas. Qualcuno, ciao. Thomas Marzadro, Giuseppe La Rosa. Vedete ragazzi, altri invece di su Facebook non si vedono. Io comunque li controllo. Va bene, si vedono dal di là. Ok. Allora, 55 e non è neanche un minuto e mezzo che siamo lì. Ragazzi, intanto buona serata a tutti. Allora, che dire, cominciamo a dire che questa settimana è stata terribile perché il nostro pedino è stato malissimo, non male, l'influenza da paura, tanti non gliene frega niente, però lo dico perché sta ancora tutto messo male. Sono ancora un po' tutto chiuso, però vabbè, quello non fa fatto. Allora, perciò capite anche a me che ho dovuto supportare un soggetto del genere, però è stato facile. Allora, questa settimana volevamo provare a fare un po' di ricerche. Intanto ringraziamo l'associazione Arca, meravigliosa. Sono fantastici, Fabio, il museo di Castiglioni, non ci stancheremo mai di ripeterlo, sono delle persone fantastiche, quindi se avete l'opportunità di andare a visitare anche il museo di Castiglioni fatelo, e ogni tanto vedrete nei nostri post Associazione Arca, quindi guardate il post perché oltre a parlare di storia e di promozione del nostro territorio, quindi dell'Emilia Romagna e dell'Appennino soprattutto, parla anche di storia e spiega molte cose su siti, pezzi di storia, eccetera, eccetera, quindi è una cosa molto, molto carina. E li dobbiamo ringraziare perché grazie a loro sto fine settimana dovevamo andare a fare una ricerca mirata, sì, giusto? Per una postazione, giusto si può dire? Per una postazione delle SS, eravamo già d'accordo, abbiamo fatto un primo sopralluogo, solo che le intemperie, poi io non stavo neanche bene, quindi non si è riusciti a fare chissà cosa sabato. Però abbiamo già cominciato a puntualizzare i punti dove potrebbero essere più salienti, giusto? Giusto. Quindi abbiamo trovato anche qualcosina, dopo vedrete nei video. Nei video. Non siamo riusciti a pubblicare perché abbiamo qualche problema con l'hard disk e quindi il video della settimana prima non siamo riusciti a pubblicarlo, adesso risolveremo anche quella, pian pianino, e poi andiamo avanti. Questa settimana stand by. È stata così. Allora ragazzi, stasera premiazioni. Premiazioni, facciamo vedere cosa c'è in premio stasera. Vediamo. Stasera abbiamo già dato i numerini, la maglia della Nocta, la maglietta, dov'è? È qua. Maglia della Nocta. La maglia della Nocta e il cappellino. Nocta. I premi aumentano ragazzi. Sì, aumentano in grandezza. Poi un'altra sempre del Simplex con il cappellino. Poi ci sarà anche la premiazione di YouTube, giusto? Sì, premieremo anche tutti coloro che ci seguono su YouTube, almeno tutti coloro. Premieremo un fortunato per ora che ci segue su YouTube, quindi andremo come l'altra volta a prendere uno a caso, non abbiamo ancora guardato neanche un commento a caso su un video
prendiamo un video, poi faremo la scansione dei commenti, genereremo il numero ipotetico e daremo un premio a qualcuno che ci segue anche su YouTube. Perché, ragazzi, abbiamo anche YouTube che sta crescendo sempre, quindi siamo contenti. Abbiamo la sua pagina Facebook di Lady Seeker RRS, che poi è la nostra, ma la gestisce poi lei, che quindi io come se fosse sempre sua, però è la nostra. Vabbè, nostra. Che cresce a dismisura, quindi grazie veramente a tutti anche lì. Allora, vi seguo sempre, grande ispirazione per me, grazie. Allora, che dire, partiamo, i premi li avete visti, volevamo partire subito da un discorso, no? Ok, adesso da una domanda, partiamo proprio da una domanda che ci hanno fatto, in cui io ho risposto, sulla profondità, giusto? Bene ragazzi, allora oggi cercheremo di dare un'infarinata un po' generale, non sempre sul solito metal, per carità, però un'infarinata generale su quello che è a detta di tutti la ricerca del detectorista, il massimo della profondità. Allora abbiamo visto vari post, no? Però uno in particolare ci ha colpito, al quale lei ha risposto, e il ragazzo in questione ha risposto che abbassando la sensibilità, perché la domanda chiedeva come fare stabilizzare il simplex perché borbottava, lei gli ha risposto giustamente di abbassare qualche tacca la sensibilità, e questo ragazzo ha risposto sì, ma se abbasso la sensibilità perdo la profondità e rischio di non prendere i target più in profondità. La diretta, buona serata, ciao. Ancora non è uscito l'aggiornamento definitivo del Legend. Sì. Allora niente, cosa succede ragazzi? Succede questo: quando siete fuori i più esperti sanno come funziona, quindi questo discorso non è neanche tanto per loro. Quelli meno esperti invece pensano ancora che avendo un motore grosso e spingendo tanto sull'acceleratore la macchina riesce a andare più forte. Però il problema poi sono le curve, ok? E nelle curve cosa dovete fare? Dovete tirare via il gas, perché sennò la macchina che va forte va dritta. La stessa cosa con i metal detector. Voi dovete sapere che comunque il terreno dà un'impedenza, per questo motivo voi andate a fare l'abbattimento del terreno. Questa impedenza che il terreno vi dà può essere salina, neutra, ferrosa, può essere, la mineralizzazione può essere estrema, un po' più ridotta, eccetera, eccetera. Più la mineralizzazione è alta, come sapete, meno il metal riesce ad andare in profondità. Allora, cosa succede sulla sensibilità? La sensibilità funziona in questo modo. Quando voi utilizzate il metal detector, alzando la sensibilità, generate questo campo elettromagnetico abbastanza grande. Spacco il router tondo. Questo deve essere il papà di Lorenzo Tonda. Quando voi alzate la sensibilità, alzando la sensibilità date più potenza sia alla piastra, ma dovete poi fare i conti con l'impedenza del terreno. Quindi succede che quando le onde entrano nel terreno, se questo terreno è abbastanza, diciamo così, come posso dire, è in vena di ricevere tutte le onde che voi mandate, il vostro metal detector, anche al massimo della sensibilità, risulterà molto stabile e quindi avrete il massimo della profondità del metal detector. Nel caso invece il terreno fosse un po' ostico a ricevere tutte queste onde elettromagnetiche che voi gli spingete dentro a forza, sembra quasi un film porno. No, infatti stavo dicendo, bello, raccontami dopo. Non me l'avevi raccontato così. E quindi quando voi andate a alzare la sensibilità su un terreno che è ostico, succede il famoso effetto specchio. L'effetto specchio non è altro che un rimbalzo delle onde che voi emanate nel terreno verso la piastra. Queste onde, rimbalzando nella piastra, si trasformano in falsi segnali, oppure comunque danno al metal detector un borbottio continuo che è quasi compromette quasi la ricerca, non si riesce quasi a ricercare perché non si riescono a distinguere i segnali buoni da quelli falsi. Ora, dovete però fare anche un conto in questo modo. Se io ho un metal sensibile e stabile
e con la sensibilità regolata 2 tacchi in meno, adesso io ve la dico così, ma questo vale con tutti i metal detector, 2 tacchi in meno, 2 tacchi in meno del massimo. Il metal è silenzioso, significa che potrò riuscire ad ascoltare meglio i segnali profondi, deboli, non avrò falsi segnali e quindi sarò sicuro nella mia ricerca che quando il segnale viene agganciato è un segnale buono e non è un falso. Nel secondo caso invece, se io alzo troppo la sensibilità, quindi la porto al massimo e vado su un terreno che non lo permette, non avrò il modo di poter sentire lo spiffero del segnale profondo perché verrà coperto dal brusio del metal detector. E a quel punto sì, sentirò la differenza di un target che aggancia il segnale sui 20 centimetri circa o comunque in superficie perché il segnale di risposta è molto buono e quindi lo sentirò bene, ma il borbottio che il metal continua a fare mi impedirà di sentire gli spifferi profondi e quindi la ricerca verrà lo stesso fatta bene, ma non avrò la profondità pur credendo che con la sensibilità al massimo riuscirò a ottenere le massime prestazioni. Questa è una cosa da non fare mai, ragazzi. Non pensate che spingere l'acceleratore in fondo, mettere il metal al massimo possa darvi ottimi risultati in profondità perché va regolato in base al terreno dove vi trovate a spazzolare. Se un terreno non riuscite a tenere la sensibilità al massimo, abbassatela di un'attacca perché vuol dire che quel terreno non vi permetterà di arrivare più in giù neanche se lo spingete, quindi tenendolo un pelo meno spinto arriverete lo stesso a quel livello e avrete un maggior sentore del target che c'è sotto. Esatto. Questo è il discorso profondità e funziona con tutti i metal, ragazzi, non c'è un metal che sia diverso dall'altro, tutti i metal sono uguali, tutti i metal vanno regolati, tutti i metal con la sensibilità va dosata, quindi non pensate spingo, vado giù, non è vero. Spingo, vado giù funziona solo in alcuni casi, non funziona. Non funziona. Puoi spingere ma non funziona. Allora, adesso leggiamo questa perché avete già fatto una sbaraccata di domande. Fede, ascolta, perché a volte il Legend mi dà come ID 35-36 scavo del ferro arrugginito? Perché il ferro non dovrebbe farlo a 1,20 circa? Allora, bella domanda. Il ferro grande e arrugginito crea una sorta di alone. Questo alone più è grande più vi darà una risposta buona a quello che è l'ID. Ora, andando intorno, dato che Legend ha tante impostazioni, andando intorno all'iron filter, e dopo vi spieghiamo questa cosa sconosciuta, andando intorno all'iron filter, rischiate di far sì che il metal vi faccia scavare più ferro. Ora, se l'iron filter è portato a 8, come da default, questo svarione di scavare il ferro con un ID alto lo dovreste attenuare e la stessa cosa la fate anche non usando la discriminazione perché così sentirete bene il rumore del gracchiare del ferro. Inoltre su Legend c'è anche il ferro check che comunque andando su un ID di 3 interrotti essendo ferro deve per forza accendersi. Quindi sicuramente se un target è grande per farvi rispondere al metal in quel modo, anche il ferro check deve rivelare che è sotto ferro, quindi è normale sta cosa, non c'è da... specie con... aspetta, ferro sì. Il discorso che fa il ferro dall'1 al 20 non è così sul... 26, 28, quello che ho trovato. No, però il ferro del Legend è ben diverso da quello che era Nocta sugli altri metal. Allora, gli altri metal avevano un ID che comprendeva da 1 a 99, dove il ferro andava da 1 a 20 circa. Il Legend purtroppo non va da 1 a 99, quindi il ferro è compreso da 1 a 10. Noi teniamo 2 tacche sotto al 10 perché ci piace scavare un po' di più e quindi vogliamo essere sicuri che i segnali in profondità me li suoni. Okay. Altro discorso, sempre ritornando alla profondità, che mi sono scordato di dirvi. Non funzionano nemmeno martellate. Dai Lorenzo, vai tranquillo. Tanto dopo lo saprai, mettiamo il posto se dovesse essere il tuo numero uscire.
Ancora valido il programma Fedino, certo. Adesso uscirà. Dillo. Il programma Lady Seeker, state attenti in questi giorni, appena abbiamo la possibilità di uscire, adesso ci sono 10 centimetri di neve fuori. 2 kg di fondo. Sì, è valido, adesso faremo un programmino, no, è già fatto, il programmino è già fatto e adesso faremo il video sulla guerra, giusto? Yes. Allora ragazzi, finisco il discorso profondità. Sì, scusa. Vai. Non dico niente, ho mal di testa, è meglio non andate, dopo me la devo scontare. Finisco il discorso sulla profondità. Allora ragazzi, sento una marea di gente che dice ok, io tutti i target che trovo li trovo, i target buoni che trovo li trovo entro i primi 20-25 centimetri di terra. Anche questa è una cosa da sfatare. Ricordatevi ragazzi che i target non sono obbligatoriamente entro i primi 20-25 centimetri. Il fatto è che entro i primi 20-25 centimetri voi riuscite a capirli bene, perché il vostro metal detector ha una risposta tale che vi dice che di sotto il target è buono. Sotto quelle profondità subentra la professionalità del detectorista, perché il metal detector non può più fare i miracoli. Quindi sotto certe profondità, per riuscire a cercare il target buono anche sotto i 25 centimetri, ci vuole l'orecchio fino, bisogna scavare un po' più di ferro e bisogna avere una certa esperienza con le buche, quindi sapere e anche una certa esperienza con la propria macchina, quindi conoscere bene il proprio metal detector, perché i target... Direi anche di non aver paura di infilarsi dentro i buchi, stando sempre in tema, poi capirete nel prossimo video, capito? Non abbiate paura quando fate le ricerche. Date tutto quello che sul potete. mio anfibio multi, abbassando il gain e spostando anche il frame shift, perché è sempre nervoso anche con bilanciamento effettuato. Allora, sull'anfibio dovete sapere che non tutti i programmi sono stabili. L'anfibio è fatto per essere nervoso, quindi se volete utilizzare l'anfibio in modalità stabile, senza nessun tipo di disturbo, dovete utilizzarlo solo nella modalità 3 toni, perché in tutte le altre modalità l'anfibio è nervoso. È nervoso perché allora, la modalità D2, quindi 2 toni, serve per i terreni rocciosi, con dei vuoti, con delle rocce, eccetera, eccetera. E quella è una modalità nervosissima, 2 toni, ma molto efficace. Se uno impara ad utilizzare il metal molto canterino, quindi riesce con la mente e con l'orecchio a escludere il nervosismo del proprio detector e riesce a capire quando è il target buono e no, con la 2 toni si ha delle ottime prestazioni. Però il gain non si riesce a spingerlo, perché il gain con 2 toni su certi terreni non si superano gli 85, i 90 è già un casino, siamo già a 100 persone, grazie di cuore. Grazie, io non vedo, però mi fido. 101. Mentre con la 3 toni l'anfibio è più filtrato, perché sicuramente più filtrato avrà un po' meno spinta, però con la 3 toni ragazzi avrete un metal, come dicevamo prima, silenzioso, potrete spingere la sensibilità su alcuni terreni anche a 99, quindi il gap che c'è tra la 2 toni che è un po' più performante, o la 4 toni che è un po' più performante, e la 3 toni che è meno performante ma più silenziosa, lo recuperate con l'alzo del gain, perché potete alzarlo di più e avete più spinta con quella modalità, avendo pur lo stesso un metal più stabile capace di individuare gli spifferi. Questo è l'unico modo per stabilizzare l'anfibio sui 3 toni. Se sui 3 toni l'anfibio non è stabile, vuol dire che avendo un gain a 85 circa, vuol dire che c'è un qualche problema di piastra o c'è un qualche problema comunque dovuto al software o al metal, che c'è qualcosa che non va, insomma. Questo è l'unico modo per capire se l'anfibio va veramente bene, è quello. Si mette in 3 toni, gain 85, 90, l'anfibio deve essere mutuo. E questo è il discorso. Il mio programmino del mio fratellino anfibio. No, del ferro arrugginito, sì, infatti. Allora, grazie per le dritte. Grazie a voi di seguirci. Piastra, fermati un attimo.
piastra SP24 per simplex è buona per trovare normativo. Allora, più la piastra è piccola e sicuramente più vi darà una mano a essere precisa sugli oggetti un po' più piccolini e discriminare un po' meglio sul terreno sporco, e su lì non ci piove. Però sul simplex andare a oro nativo con una frequenza di 12 kHz è un po' un terno all'otto. Non dico che non lo sentite, ma sentite solo delle grammature abbastanza grandi di oro nativo. Le grammature piccole, le pepitine piccole, sicuramente non le andrete a sentire. E l'unico modo sarebbe utilizzare la modalità all metal, ma comunque avrete dei problemi lo stesso, perché certi grammi piccoli non vi sente neanche se usate proprio la piastra da serie. Quindi ci vogliono metal con frequenze altissime che abbiano... Ciao Ion, che abbiano un buon anche, di solito si fa la ricerca in soglia quando si fa la ricerca dell'oro, quindi ci vuole un metal che abbia una soglia continua, è un po' particolare, la ricerca dell'oro non si fa con macchine entry level, è quasi impossibile. Se sì, ho anche la discriminazione a più di 5, il ferro non dovrebbe sentirlo. No, allora, non so chi sei te perché purtroppo non mi viene il nome, però se si tratta di Legend, la discriminazione non la dovete usare, ragazzi. Allora, o se si tratta di simplex, comunque la discriminazione non la dovete usare. La discriminazione la dovete usare solo quando avete una padronanza del metal abbastanza buona da poter capire quando il suono che vi fa è un mezzo suono. Perché vi dico questo? Perché se voi utilizzate la discriminazione sui nocta, vi trovate che quando andate a passare sull'oggetto ferroso e sull'alone di ruggine, il metal detector vi dà la risposta solo del buono, ok? Dandovi la risposta vi dà solo la risposta del buono perché utilizzate la discriminazione. Se voi invece non utilizzate la discriminazione, la portate a 0 o la mettete, nel caso del Legend, a G, sono 2 tacche, voi andate a eliminare solo la parte la fase del terreno. Quando passate sopra il ferro sentirete che oltre al segnale buono vi darà anche un gracchio, e lì vi significherà che c'è del ferro, quindi a quel punto avrete un modo migliore per riuscire a capire se si tratta di ferro o se si tratta di un oggetto buono. E questo, ricordatevi, lo diciamo sempre, non mettete le discriminazioni, perché la discriminazione, utilizzare la discriminazione su certi contesti vi fa scavare più ferro di quello che non vi fa scavare se non l'avete. Ok, questo è il discorso. Poi dimmi se ho risposto correttamente. Allora, qualche novità sul Legend? Vabbè, allora, novità sul Legend, ragazzi, adesso il 10, l'ultima versione è il 10.3 beta, che di differenza ha solo messo a posto, diciamo, la cosa più importante, l'Iron Filter, l'ha portato da 1 a 0, e perciò quello è la cosa che hanno fatto nel 10.3 beta. Allora Igor, se vai sul nostro canale abbiamo un video che praticamente riporta quasi le stesse impostazioni di Liam. Conosciamo bene Liam, è eccezionale, è una gran persona, anche se è straniero, però non vuol dire. Anzi, seguite anche il suo canale perché se lo merita, è veramente bravo, lui le macchine le sa usare veramente a menadito, e quindi sì, ci sono nella 1.8, se andate a vedere più o meno il programma è quello. No, non è uguale al suo, se no facevamo Fedina. Il programma Fedina. No, è per la militaria. Ciao, un programmino giusto per la militaria. Allora, il programma Fedino lo puoi trovare nel nostro, deve essere il primo, vero? Il primo video su YouTube. Come stabilizzare il Legend. Lì trovi tutto il programma Fedino, poi adesso faremo anche il programma Lady Seeker,
che ricordiamo è per la militare, giusto? Non trovo nulla oltre solo target, allora, ma magari trovassi target, sono sempre... Allora io non riesco a vedere chi sei, aspetta, Luciano, ma non mi riesce a dare neanche a me qua, si vede che è su YouTube. Qui. No, ma deve essere su YouTube. No, questo è Facebook, vedi, Facebook usa. Allora, sul Legend, non so se sei te, forse Luciano, non mi ricordo, adesso è una roba del genere, perché purtroppo non vedo il vostro nome, ragazzi. Ogni tanto sparisco, scusate, ma devo vedere lo schermo di qua. Il Legend va impostato intanto bene, perché ha tantissime impostazioni, e quindi se si spistolla un po' troppo e si spistolla male, il Legend non funziona. Quindi per farlo funzionare bene dovete intanto utilizzare la multifrequenza giusta, scegliere il tipo di ricerca che volete fare e da lì si parte. L'M1 per i target un po' più in profondità e conduttivi, l'M2 per i target sempre un po' in profondità e anche superficiali, perché va un meno in profondità la M2 che la M1, e target meno conduttivi, quindi oro eccetera eccetera, una risposta migliore anche sul ferro la M2. La M3 per terreni difficili, ok? Poi bisogna andare a mettere la reattività, bisogna andare a spostare la reattività e non tenerla troppo alta, perché una reattività troppo alta vi impedisce al metal, sì, ve lo rende veloce, ma vi impedisce al metal di andare in profondità. Dopo, sempre sulla reattività... Simone Loi, possibile? Sì. Simone, aspetta, te Simone hai dei problemi sicuramente su quel metal, perché ho seguito tutta la tua vicenda dall'inizio e le abbiamo provate tutte, ma te sicuramente su quel metal hai dei problemi. Io, se può capitare di riuscire a venire di nuovo qua a dare un'occhiata. No, non è quel Simone lì. Non è lui. No, è un altro Simone. Quel Simone lì l'abbiamo aggiustato ed era tutto a posto. Infatti Simone Loi ci siamo sentiti in chat varie volte, anche su chat Pop Metal, però non siamo riusciti a aggiustare. Allora, il discorso è questo, Simone. Se mai riuscissimo o a vederci o a incontrarci anche solo 4 ore, se vuoi venire a spazzolare con noi, puoi benissimo venirci, non so dove abiti, però vengono da tutta Italia qui, quindi secondo noi puoi venire anche te, ti prendi una mattinata, vieni giù, noi le piastre le abbiamo praticamente tutte, se vieni facciamo qualche test con le piastre nostre per capire se il tuo metal detector ha dei problemi di piastra o se è proprio un problema generale, che è un metal che non è venuto fuori bene, capito? Quindi a quel punto, dopo, quando noi facciamo una relazione, i rivenditori te la possono anche sostituire questa cosa, capito? Perché poi dipende molto da quello, magari uno lo prende, lo prova, vede che funziona e dice ma se invece facciamo 2 righe anche noi, parliamo con la nocta, magari è un pezzo che non funziona bene, quindi guardiamo di beccarci che il problema lo risolviamo. Allora, mi è capitata una cosa con l'aggiornamento 1.10 con M1 e M2, praticamente suona altissimo, con ID alto vicino a 55-60, tolgo la prima zona di terra, ripasso la piastra, lo discrimina. Questa cosa non succede con M3 mineralizzazione con 2 tacche. Allora, non ho capito bene, praticamente suona altissimo. Aggiornamento, allora. No, questo si vede che è del ferro, sempre del ferro. Allora, la mineralizzazione a 2 tacche è già, bisogna vedere anche quanto hai di ground, così da capire. Comunque mineralizzazione a 2 tacche significa che i metal VLF fanno fatica a penetrare nel terreno e a capire bene cosa c'è sotto, quindi anche l'abbattimento vuol dire tanto. Con la M3 non succede, perché si vede che la M3 ha utilizza delle frequenze diverse per i terreni più ostici, quindi è fatta proprio apposta per i terreni umidi con una buona conduttività, quindi magari è proprio per quel motivo lì che la M3 non ti si comporta in quel modo lì, mentre M2 e M1, che sono un po' più spinte, hanno un po' più di sensibilità, si vede che utilizzano una frequenza che è più sensibile ad alcuni oggetti in ferro, e quindi può essere che magari
passando sopra al target e levando la prima zolla di terra, entra in funzione la discriminazione. Magari invece di agganciare e scavare subito, prova 2 o 3 volte a girarti intorno alla buca, a croce e controllare insomma il metal detector che risponda sempre bene, perché a volte anche dopo la prima e la seconda passata il metal comincia ad avere più sicurezza di sé e magari ti dice anche quello che è. Il fatto che quando vai a togliere la zolletta di terra comunque la risposta sia diversa succede con tanti metal, specie se il target è in profondità o se il terreno è un po' ostico, capito? Allora, hai perfettamente ragione, stamattina con il leggere avevo la sensibilità al 30 al massimo, mi provocava, un po' abbassata è rientrato nella norma. Infatti, questo c'è un'altra domanda che però è qua, non so se tu la vedi. Arrivo che ci sta arrivando perché avete fatto una marea di domande e io mi sono perso. Snobba nel simplex, io? No, chi è che snobba? Sì, mentre io mi stimo di averlo. E fai bene a stimarti. No. Il simplex allora intanto il simplex è il più venduto al mondo, quindi ha surclassato di gran lunga il vecchio Garrett 250 che era il più venduto. Non scende tanto. No, allora. Rispondiamo a questo. Il simplex è il più venduto al mondo, dicevo. Perciò quando è uscito e c'erano le prime versioni, io facevo i test giù al raduno della Geotech e con stupore avevo seppellito dei target dove il simplex agganciava appena il target in fondo. E mi sono ritrovato con alcuni metal più performanti e anche più costosi al fatto che loro non sentivano l'oggetto mentre io col simplex lo sentivo. Quindi, secondo il mio punto di vista, per quel prezzo, per il prezzo che costa, il simplex è un'ottima macchina. Poi tante volte usciamo con dei simplex che ci danno la paga, perciò quindi non è il metal, lo diciamo sempre, non è il metal che fa. Certo, se avete un giocattolo è un altro discorso, ma un buon metal, un metal come il simplex che comunque il suo range di 20 cm buoni, ne fa anche 30, però li fa e i target ci sono, vi divertite. Quello che fa è sempre chi lo porta in giro, perché se chi lo porta in giro lo sa usare bene e magari quelli che hanno un metal più grosso lo sanno usare peggio, la differenza si può notare, capito? Si può arrivare sempre allo stesso livello, quindi anche il simplex è un'ottima macchina se uno la sa usare. Il consiglio che diamo sempre noi è quello di prendere un metal e impararlo a usare veramente bene, perché quello è quello che fa la differenza, non conoscere tutti i metal, usarli veramente bene. E poi questo abbiamo già Fede, abbiamo già lui, non c'è bisogno di studiare tanto. Non c'è bisogno di studiare. Abbiamo lui che è un genio su queste cose, ma veramente un genio, ragazzi. Io che ci sto vicino. Allora, la 3 toni sull'anfibio non scende tanto, no, non è vero. Cioè, la 3 toni, ragazzi, dovete togliervi via quel mito lì. Tra la 4 toni e la 3 toni c'è una differenza forse di 4 cm, Però, come dicevo prima, quei 4 cm si riescono, tra la 4 e la 2 toni sono uguali, si riescono a giostrare perché con la 3 toni si riesce ad alzare di più il gain e quindi avere la potenza necessaria per recuperare il gap di quei 4 cm. Inoltre con le 4 toni o con la 2 toni non si può ottenere la sensibilità alta, quindi secondo il mio punto di vista con una 3 toni voi andate fuori e trovate veramente bene. Trovate bene secondo me anche più in profondità che con la 2 che con la 4 perché le dovete tenere strozzate, quindi non ha senso avere un metal che, a meno che non lo conosciate bene, ripeto, e allora come me e come lei riuscite a gestirvi. Adesso c'è stato un video una volta di uno che mi ha detto ma come fai a cercare per un metal così? Il metal che cantava proprio, però io sono venuto a casa con quelle cose che gli altri non sentivano, perché con il mio orecchio riesco a... Ma anch'io, infatti a me piace il metal un po' nervosetto, perché lo devo sentire proprio, perché lì capisci proprio dov'è. Ciao Marcellino! Ciao Marcello! Allora ragazzi, un po' tutti. C'è una piastra per anfibio che può rendere più stabile e performante rispetto alla standard. Anfibio? Ma il discorso ragazzi che possiamo farvi è quello che le case produttrici tirano fuori le piastre originali e le piastre originali vengono studiate per quei metal detector.
Quindi secondo il nostro punto di vista la piastra più performante è quella che tira fuori la casa produttrice, perché è studiata apposta per quel metal e può darvi meno problemi delle altre. Sull'anfibio una piastra che mi era piaciuta tanto perché non era pesante e comunque aveva delle ottime prestazioni era la Superfly, che non aveva tanta più profondità dell'originale, qualcosina, però aveva una risposta migliore in separazione. Oppure l'Hispana, non l'Hispana, era la Black Dog 2. La Black Dog 2, quella aveva un'ottima, era ottima per l'anfibio e anche per impact, era veramente ottima. Leggera, performante, qualcosina in più aveva. La stabilità, ripeto, la stabilità, ragazzi, ve la dà solo ed esclusivamente quel programma, perché l'anfibio è fatto solo con quel programma per essere stabile, gli altri sono tutti nervosi. Oppure la modalità cache, che cache, la chiamo un po' come vuole. Allora, questo qui dice: ciao ragazzi, ripeto la domanda, perciò l'ho già fatta. Potete spiegarmi la differenza tra la singola frequenza e la multifrequenza in campo? Francesco Trota. Ripeto la domanda, arrivo. Adesso provo a vedere se la trovi. Allora, aspetta, intanto vado avanti. Allora, ho cominciato a fare principalmente spiagge, zona abbastanza pulita, ricordo Ti rispondiamo dopo, Francesco. Arrivo, Francesco, quando ci arrivo ti dico. Allora, la reattività va tenuta bassa sui terreni puliti per avere il massimo delle profondità. Il metal è un pelo più lento a distinguere, a selezionare i target uno vicino all'altro, però essendo un posto pulito puoi tenerla bassa. Se la tieni alta, il metal avrà un po' meno profondità, però distingue meglio i target uno vicino all'altro, quindi avrà una separazione migliore. Lo sbaglio da non fare, ragazzi, mai è quello di alzare la reattività aumentando la velocità della spazzolata. La spazzolata deve sempre essere costante. Non Mississippi 1, Mississippi 2. Vedete che impara? Mississippi 2. La reattività va alzata, ma la spazzolata deve rimanere costante. È il metal che aumenta la velocità, non è la vostra spazzolata, perché se voi aumentate la vostra spazzolata in corrispondenza aumentando anche la reattività del metal, potete tenerla come l'avevate prima. Questo è il discorso. Quindi meglio una reattività 4-5 e andate via lisci. Allora, adesso poi facciamo anche... No, purtroppo Prince non l'abbiamo visto perché questa settimana qui è stata un po'... Io l'ho visto. Te l'hai visto? Io non l'ho visto. La medaglia, quella grossa, quella che gli ho portato. Ah, è la tua, grande, bella, bellissima. Ciao Amelia. Tu l'avevi visto, solo che allora l'ho vista anche io, non mi ricordo. Adesso. Sì, Enzo, l'aggiornamento ci sarà i primi di marzo perché la Nocta... Sì. La Nocta ha tirato fuori questo beta, dietro poi adesso con tutto quello che sta succedendo in Turchia, ragazzi, c'è veramente tragica la storia. Perciò adesso hanno un attimino altro da fare, diciamo, ecco. Però sta andando avanti piano piano ugualmente. Allora, abbiate un po' di pazienza, sì, ragazzi. Sì, adesso sono veramente messi tanto male. Sono piccoli bag che mettono a posto, non è che hanno delle grosse cose da cambiare. Adesso nella 10.3 beta che hanno messo fuori adesso c'è appunto l'iron filter che da 1 l'hanno portato a 0, vedremo. Hanno portato l'iron filter spento, non è che ci sia questa cosa. Comunque fino a quella data non ci sarà, giusto come hai detto Enzo. Allora, secondo voi per iniziare seriamente questo hobby andrebbe bene un Simplex Plus, un Legend oppure qualcosa di più economico e semplice? Guarda, più economico Allora all'inizio se uno parte, di solito per provare a non buttare via dei soldi si cerca sempre di spendere il meno possibile, avendo comunque un entry level giusto, decente, ecco, che sia serio, diciamo, non sia un giocattolo. Non un giocattolino come vedo certi che comprano su non so dove e gli arriva sto metro da 50 euro, sì, hanno speso poco, però dopo non vi divertite neanche. Vi passa la passione. Sì, non riuscite neanche a divertirvi. Quindi il Simplex è un ottimo metal, però se voi considerate adesso, e per iniziare va anche benissimo, però se voi considerate adesso il prezzo che costa il Legend, dovete ragazzi, mettere un attimo sulla bilancia quello, cioè o partire con un metal che è già avanti
Poi piano piano ve lo imparate che è facile. Non è difficile. Allora, l'importante è sapere, allora, prima di tutto, hobby. Non è che uno apre la porta e dice, oh, domani faccio francobolli, passato domani fa. No, allora, hobby. Mi piace andare in giro per i boschi, per i campi, mi piace stare all'aria aperta, ok, questo è il primo punto. Secondo, mi piace la ricerca, la storia, mi piace stare un po' per conto mio e questo è un altro punto a favore del nostro hobby, giusto? Sì, poi dovete guardare comunque la spesa che volete affrontare, perché allora o spendere quasi poca 400, spesa, poca resa. Però per dire, voi adesso andate sul Simplex, il Simplex viene a costare 300 euro circa, poi lo trovate con gli sconti, quello che volete, ma comunque costa sempre sui 300 euro. Simplex, buona macchina, frequenza singola, ti diverti, però semplice, lo accendi, 2 impostazioni e vai. Dopo 2 mesi cerchi qualche cosa di più. Dopo 2 mesi c'hai la mano alla bocca perché comunque vuoi... Sai che puoi spingerti oltre. Questo succede a quelli che prendono bene l'hobby. Allora cosa succede? Succede che poi vai a cercare qualcosa di più potente. Adesso i Legend costano veramente poco e sono veramente performanti perché hai un multifrequenza con 4, 5, 6 frequenze, multifrequenze da poter usare in tutti i terreni, tutte le impostazioni del caso da poter modificare. Oppure puoi avere anche un metal comunque come Legend che lo accendi già preimpostato e vai. Fine. Quindi hai il top. Fedino LDC. Quindi hai il top con meno spesa, cioè con un po' più di spesa, ma hai il top. E te lo 499, poi se usi anche i codici sconti riesci ad avere un buon prezzo. Dopodiché ci vuole un buon pinpointer o un pinpointer comunque che sia all'altezza del suo nome. Dai 50 euro in su si trova della roba che il suo lavoro lo fa e poi ti ci vuole lo strumento da scavo. Quindi alla fine se tu vuoi iniziare l'hobby puoi partire o alla grande con sui 600 euro circa oppure puoi partire con quasi 400 euro e parti con un buon entry level, quindi sì, che è il Simplex oppure vedi te. Noi diciamo Simplex perché è quello che abbiamo sempre sotto mano con chi esce. Però ci sono i Garrett, ci sono, alla fine sono tante marche dall'inizio, però dire quello che ci viviamo quotidianamente. Io personalmente, lei penso che la pensi uguale a me, se io devo spendere 250 euro in un Garrett piuttosto ne spendo 290 e mi compro un Simplex, quindi sono tecnologie totalmente diverse. Okay. Allora, la differenza dell'uso della multifrequenza rispetto alla frequenza singola. Questa è la domanda di prima. Dopo di questa domanda, ragazzi, facciamo un sorteggio. Facciamo un sorteggio dei numeri. Sì. Ok. Facciamo un sorteggino così vi diamo un po' di io prendo un attimo di fiato. In effetti. Perché voglio dire, abbiamo mangiato la pizza, qua ancora, mi sono bruciato anche il palato per essere in tempo. 7,40 amore, la pizza qua bolliva, tutto in bocca, mi sono bruciato tutto. Vabbè. Allora, la differenza dell'uso della multifrequenza rispetto alla frequenza singola è semplice. Quindi la frequenza singola avrà una risposta che può essere preciso o meno preciso su alcuni tipi di materiale invece che su altri. Il metal detector, passando con una frequenza solo sull'oggetto, vi darà la risposta in base a quel tipo di frequenza. La multifrequenza invece lavora in maniera diversa, quindi lavora simultaneamente con 3, 4, 5 le frequenze che deve lavorare simultaneamente. Quindi quando passa sull'oggetto saranno tutte le frequenze che risponderanno a quell'oggetto e quindi si avrà una precisione maggiore della risposta del metal detector. Nella ricerca la singola frequenza sarà sicuramente quella che sarà meno nervosa di tutte, perché in una ricerca con la frequenza singola il metal risponderà sempre in maniera più soft e più lineare, sì, e quindi sarà anche meno nervoso. Mentre una ricerca fatta con un multifrequenza sarà un po' più nervosa, ma comunque molto 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 più precisa e sicura. Questa è la differenza sostanziale fra la multi e la singola.
Allora, adesso ragazzi, via. Facciamo l'estrazione per il primo adesso numero. devo preparare però tutto, è stato tutto. Ancora non hai preparato. Qua continua a nevicare, ragazzi, qua dalle nostre parti, su nella montagna di Bologna, nevica. E ci sono 10 centimetri fuori. Allora, adesso andiamo qui, andiamo sul generatore di numeri. Ok. Come al solito abbiamo, quanti abbiamo? Adesso dico che siamo messi qua. Adesso ragazzi, metto gli occhiali. Allora, siamo da 1 a 58. 58, quelli che hanno partecipato. Andiamo a vedere chi si aggiudica. Allora, Chi si aggiudica? Questa, maglietta e cappellino. Maglietta e cappellino della Simplex. Vediamo un po'. Oh, il 58. Non ci credo. Guarda. 58. Allora, 58 è Ion Petrea. Che stasera gli abbiamo dato. Sì. Petrea qua mi ha iscritto. Mi sono sbagliato. Io ti ho detto e tu sbagli a scrivere. Perché mi sono sbagliato. Comunque Ion hai vinto cappellino e maglietta. Cappellino Simplex e maglietta, quindi dopo ci dai i tuoi dati e... Giusto? Ok, sì, certo. Provvederemo alla spedizione. Sì, e queste poste ci stanno facendo un po' impazzire, però vabbè. Poi vorrei chiedere se fosse possibile fare un bel video dall'inizio alla fine del Legend, avendo tutti gli aggiornamenti fatti, tante grazie. Ciao Ugo. Sì, potremmo anche farlo, nessun problema, c'è poco da modificare, comunque sì, lo faremo. Faremo quello e poi faremo me lo segno anche, guarda. Faremo anche il programma Antonellina che serve per Lady Seeker. Lady Seeker che perché serve... vuol dire ricerca, no? Così almeno andate in ricerca militaria. E lo farà per la militaria. Perché c'è già quello speciale di Fedino. Per le monete c'è quello di Fedino, ma poi c'è la militaria, c'è quello dell'Antonellina che è sulla militaria. Ciao. Ho trovato un sacco di roba. Ciao Lino, allora Fabio, grande Fabio, Fede Anto, tralasciando il detectorismo, tra 40 giorni vengono pronti i salami e poi dobbiamo... Ma dai, che grande, che sfiga! Fabio Pacchino. Grandissimo Fabio, saluta anche l'altro disgraziato. Poi vi aspettiamo. Francesco è Fabio. Lui è Francesco. No, lui è Fabio. Ah, lui è Fabio, okay. Però c'è anche Francesco, che non è Fabio. C'è la testa che mi si incolla. Allora, grazie Lino. Allora, sono Simone. Stavolta ha scritto sono Simone. Sì, ma devi scrivere tutto. Ce l'avevamo sentiti su WhatsApp. Ok, sì, ok. A Soiade, ciao Iade. Novità sul pinpointer della Nocta? No, ancora non si sa niente perché ripetiamo ragazzi, la Nocta adesso ha dei seri problemi, sono in Turchia, cioè, con quello che è successo è un disastro perché ci sono veramente tante vittime, l'avete visto nei giornali, è un massacro, loro vanno avanti, però comunque capite bene che sono in una situazione veramente brutta. Atroci, io direi. Troppe morti, troppo disastro lì. Quindi... Stanno andando avanti, però adesso un attimino si stanno prendendo. Io poi non mi vedo capelli. Si sente anche l'adamante di Wolverine. Cosa ha detto? Cosa ha detto? Il Legend è talmente performante che sente anche l'adamante di Wolverine. Ah, hai capito che è? Certo, l'ho capito. Allora, ecco, ci vediamo questo. Allora, non può uscire che il Legend non mi rileva correttamente, mi spiego meglio, mi rileva solo target in superficie, non mi va al di sotto di qualche centimetro, me l'aveva già fatto in passato, poi risolto da solo magicamente, ma adesso sta riprendendo, come mai secondo te può servire il reset oppure potrebbe avere qualche problema la macchina? Allora, potresti provare a fare il reset di fabbrica, quello sì. Potresti provare anche a reinstallare il software, potresti provare a cambiare l'alimentatore con il quale carichi le batterie. Questo è Dario? Non so perché. Sì, Dario. E quindi puoi provare quelle cose lì. Poi io aspetterei l'aggiornamento e vedere un attimo, capito? Perché mi sembra strano un calo repentino così del Legend, mi sembra strana la cosa.
un calo repentino di prestazioni, dovresti fare Dario qualche Perrone. Uè, Darietto! Ciao Dario! Ho visto prima. Tutto bene, tutto bene. Ho visto il regalo che hai fatto a Pierpaolo Venturi, spettacolare come sempre. Poi dovremo fare quella benedetta uscita a Militari, che c'è Ferrari che ci sta col fiato sul collo, lo sai, e quindi quando vuoi andiamo a fare. Piacerebbe fare una comparazione fra il mio Legend e un altro Legend, giusto per capire se realmente il metal difettoso. Grazie mille comunque. Non esci mai con nessuno? Allora, sei sempre solo? Se no potresti fare una cosa. Noi abbiamo anche la mail o la chat, ci mandi un pezzo di video, utilizzi le stesse monete che abbiamo utilizzato noi per il video in aria e da lì vediamo se il metal può avere le prestazioni che ha il nostro o no. Semplice, così non devi fare paragoni con nessun altro, capito? Vedi se funziona. Se sei in zona, non so chi sei. Allora, sto vedendo lo stesso, è questo, quello magari trovi che ho provato l'unica moneta perché è in superficie. No, c'è qualcosa che non va, secondo me. Allora è Simone Loi. Simone Loi è quello sopra e questo è un altro. È quello che ha detto che mi piacerebbe fare una comparazione tra il mio Legend e un altro. Simone Loi, ok. Sì. Ok, comunque sì, Simone, puoi fare una roba del genere, puoi fare passare una moneta davanti, ti diamo i parametri, ci sentiamo, tanto siamo in contatto, ti diamo i parametri da utilizzare, cerchiamo di stare tutti e due su un terreno esterno dove non ci sia wifi, non ci sia niente, così abbiamo più o meno una situazione uguale e poi facciamo una prova di comparazione, la facciamo su WhatsApp, tanto questo è Marco Annunzi, questo che sta rispondendo a Simone Loi, capito? Stessa cosa, stessa cosa, per quelli che hanno quel problema lì si può fare una roba del genere per vedere. Allora, mi dà falsi segnali quando sono nel bosco e passo sopra i piantini, normalmente stabile. Ai piantini? Cosa vuol dire? Tipo che passa sopra le radici e quando tocchi le radici con la piastra ti allora, di solito comunque per la stabilità del Legend, ragazzi, le uniche soluzioni sono quelle di aver fatto un bilanciamento fatto bene, aver selezionato la multifrequenza giusta per quel tipo di terreno, assolutamente, e la terza cosa è quella di regolare la sensibilità tenendo la piastra appoggiata sul terreno. Quello è l'unico modo per stabilizzare il Legend. Quindi se la sensibilità è troppo alta per quel tipo di terreno, bisogna abbassarla. Questo è l'unico modo. Allora, verrà fuori l'aggiornamento definitivo, sì, anche lì parliamo un attimo di questa cosa degli aggiornamenti. Gli aggiornamenti, ragazzi, sono stati tanti, il metal ha avuto le sue pecche. Quello che adesso però è quello che però non stavo leggendo quella dopo. Dimmi, Matteo. Quello che però adesso la casa Nocta sta facendo è il far dare la possibilità a tutti quelli che stanno utilizzando il metal detector di dire la loro, quindi di avere non dico ad persona, però il metal più prestante per ogni singola persona che lo utilizza. Quindi a tutti quanti è stata data l'opportunità di scaricare l'aggiornamento, di mandare una mail che trovate sul sito della Nocta dove andate a scaricare l'aggiornamento, dove potete scrivere gli eventuali difetti o i possibili difetti che avete riscontrato in quel metal detector. E vi risponderanno. E vi risponderanno. Se non vi rispondono, comunque lavoreranno al massimo per cercare di fare in modo che quel metal detector abbiano risolto il problema che avete. Ok? Allora, questo l'ho già spiegato. Graziano Passerini. Ciao Dadi. Ciao Graziano. Ha detto te Dadi. Dadi. Io non so che cosa voglia dire. Allora, con la piastra SP24 dici che migliora qualcosa, la SP24 migliora la separazione, migliora la precisione e la stabilità del metal. Questo migliora. Ci vuole pure anche fortuna. Sempre, in tutte le cose comunque. Forza, un genio, 58 anni che fa l'imbianchino. Dai! Lui mi è scappato, è Titti. Mattia, non provocare. È Titti. Non sapevo anche i toni influissero sulla profondità. Interessante, non sapevo che anche i toni non influiscono sulla profondità.
però dipende se hai l'anfibio, i toni che hanno messo sull'anfibio sono programmi, perché alla fine i programmi dell'anfibio sono i toni, 2 toni, 3 toni, 4 toni, quelli sono i programmi che sono nell'anfibio. E allora i 2 toni sono fatti per un certo tipo di terreno, i 3 toni sono fatti per i terreni contaminati da ferro e comunque per altri tipi di terreno, i 4 toni sono per altri tipi di terreno, insomma è così, se leggete il manuale ve lo dice. Ma perché devono leggere se ci sei te? Scusami. Vabbè, però io non è che conosco tutto. Sì, tu sai tutto Mandrake, e se non sai tutto lo devi sapere. Giusto ragazzi? Se no è inutile stare dietro l'RS, allora vanno da un'altra parte, scusa. Ciao Fede, una domanda, ma in tutti i metal, cambiando i toni, cambiano anche le prestazioni? No, è una cosa a pelle. Cioè se utilizzi tutti i toni, cosa succede rispetto a 1, 3, 4 toni? Allora, le prestazioni sono sempre le stesse, non cambiano, perché le prestazioni si cambiano con la sensibilità, con la discriminazione, con la reattività, eccetera, eccetera, e con un buon bilanciamento del terreno. I toni aiutano l'utente, a capire, colui che porta in giro il metal, a capire meglio di cosa si tratta il target che è sotto, avere un feeling migliore con la macchina, quindi le prestazioni cambiano, non so, ho fatto uno svarione, le prestazioni cambiano solo a livello personale fra chi porta in giro la macchina e la macchina, niente prestazioni diverse sulla profondità. Allora, nasce da tutti, LG30 e LG35 dall'originale. Che differenza c'è? Allora, abbiamo fatto il video, ci sono, allora intanto il peso perché la LG30 è uno spettacolo, nel senso che pesa un po' meno dell'originale, perché va e viene la linea con la neve. Per fortuna, speriamo che non vada via. Che non vada via, che abbiamo Eolo, che abbiamo proprio la roba da paura. E quindi hai una piastra un pelo più leggera, un po' più lunga, più stretta, quindi vi aumenterà la discriminazione, riuscirà a separare meglio i target, aumenterà anche di poco però l'ampiezza della spazzolata. L'LG35 è quella che ha le performance più alte, però è anche il peso più elevato, quindi ci si trova con un metal che comunque sembra di tenere in mano una canna da pesca con la lama, uno squalo. Possono andare bene nei terreni ampi. Sì, andate bene su un campo, però su un bosco l'LG35 è inutilizzabile. E c'è la differenza di quasi una decina di centimetri, si parla in aria, tra l'originale e la 35, mentre ce ne sono 5, 6, 35 e la 30 in aria, sto parlando, quindi in terra. Vedi che qua si è bloccato, speriamo. Allora, con la LG30 è tipo programma Fedino riferito a te, dato che lo usa lui. Che cosa? No, con la LG30 che impostazioni consigliate. Quelle che sono nel video, ragazzi, quelle non cambiano dalle impostazioni che abbiamo utilizzato. No, noi utilizziamo Fedino. Noi usiamo sempre quella. La misura media di un metal. Questo perché non mi torna. La linea sta andando, guarda, si è tutto bloccato qua. E qui ci siamo, ragazzi, ci siete? 10. Sì, l'abbiamo provata. Ieri. Allora, qua, questo. La misura media di un metal da profondità, in profondità. Allora, a seconda del tipo di metal che andate a utilizzare, se utilizzate un VLF normale, comunque si batte dai 10 ai 40 centimetri, se sapete che l'oggetto è lì, con un target di circa 3 centimetri di diametro, circa. La misura media di qualsiasi metal performante. Poi si parla di metal da profondità, che allora lì è un altro discorso, si va anche al metro, un metro e mezzo, ma a seconda del volume dell'oggetto che c'è sotto. Quindi non è che se prendete un metal da profondità per andare a cercare le monete perché non le trovate, cioè non è impossibile. Metal da profondità per oggetti grandi, frequenze basse o pulsi induzione, VLF, comunque frequenze basse. Dopodiché ci sono i georadar, ci sono macchine di altre cose che vanno comunque intorno ai 2 metri, poi c'è invece il magnetometro
nevicando tanto, perciò Eolo ci fa un po' impazzire. Adesso faremo subito l'altra estrazione, sperando che non salti tutto. Oh, però come si sta comodi adesso, mi sposta sempre più in là. Adesso arriva. Allora, dicevamo, faremo il video del Legend per il nostro amico che ha chiesto se potevamo fare un video diretto, e sarà il prossimo. L'abbiamo fatto? Poi, sì. È ripartita? Tocco magico. Scusate ragazzi, ma il bello di avere Eolo. No, il bello di avere le braccia lunghe che arriva nella parabola e tira via tutta la neve. Allora, adesso ragazzi io direi di fare, dato che siamo già a un'ora, facciamo un'altra estrazione. Cosa facciamo? Facciamo YouTube o continuiamo? No, YouTube lo facciamo alla fine. Ah, bene. Maglietta e cappellino. Siamo qua. Andiamo avanti. Se ce la facciamo prima che allora, generatore di codici. Ripartiamo? Da 1,57 a questo punto. No, sempre da 1,58 perché parte sempre con lui, così non voglio che mi dia lo stesso. Comunque se 18,58 dovesse riuscire, logicamente non vale. Quindi andiamo ad aggiungere lo stream, tracchete e vai. 37. 37. Che c'ha 30? Quando ci porterai salami, Francesco Cecchinelli. Ah no, non è Cecchinelli. Io ero già partita con salame. Allora, 37 Francesco Cecchinelli. Francesco Cecchinelli, ti aggiudichi. Scrivici in privato cappellino e maglietta della Nocta Macro. È molto carina. Allora, questa qui è una domanda, io mi sono accorto che anche spazzolando abbastanza lento, con la ricopre 4, fatica ad agganciarmi, qui sono io fuori di melone, è un problema. Allora, quando succede così non dovrebbe far fatica ad agganciarti i target, ma può essere che ci sia qualsiasi cosa, non so, una pulizia del copripiastra, rifai l'aggiornamento un'altra volta, perché ragazzi vi ripeto sempre, quando ci sono dei problemi su quelle macchine lì da aggiornare, rifate l'aggiornamento e subito dopo il reset di fabbrica, mi raccomando, perché così vi dà una mano. Dopodiché a volte dovete fare delle prove. Questa è una prova che spieghiamo sempre a tutti, per far sì che prendano fiducia con il loro metal detector. Prendetevi dietro una moneta, qualsiasi, quando andate fuori, la mettete in terra, non in terra con la buca aperta, fate una buchetta di 10-15 cm che non serve per vedere dove arriva il metal, serve solo per dare sicurezza a voi di quello che può fare il metal. Prendete la moneta, la mettete per terra, coprite la buca, la pressate per bene e poi ci passate sopra e guardate come aggancia quella moneta al metal detector. Questo vi può servire per capire un po' meglio a prendere fiducia nel vostro metal e comunque per fare qualche modifica del caso in cui ci sia qualcosa che non va nell'aggancio di quel target, okay? Per vedere anche se il metal va bene, per carità, però è più una questione di fiducia vostra col metal. Provate a fare così, che vedrete che vi torna molto molto bene, perché quando uno non si fida della macchina, ricordatevi che la ricerca diventa un delirio. No, macello. Perché dopo sei sempre a battimento e sempre a cambiare impostazione di continuo e non riuscite più a capire, a mettervi in linea con scusate, lo frequenta 40 kg con il vostro metal profonde, come è possibile? Non è strana sta cosa, cioè i 40 kHz hanno una sensibilità estrema, fate finta che la maglia delle onde elettromagnetiche che emana sia molto molto fine, quindi tutto quello che viene passato lì viene sentito. Può essere che ci siano degli oggetti che rispondono molto bene a quella frequenza, che in profondità e secondo se il terreno è molto conduttivo o no, abbiano una risposta migliore, quindi si abbia una profondità maggiore. Non è sempre così però, non è sempre così. Comunque è possibile. Mi ricordo... Ma sì, €1,55 quando me... Vai a prendere il caffè. A portaci delle birre che è meglio, voilà. Fai come me. Sì, perché non si scorda mai.
è stato il dottor Otte che giorni dopo ho capito che mi piaceva questo hobby, mi sono preso subito. Hai fatto bene. Fatto benissimo. Allora, grazie a voi. Per il momento trovo benissimo con la 109. Aspetterò, ma io Enzo, se fossi in te metterei la 10.3 beta, così, perché hai la funzione del bottle cap, perché hai la funzione del ground suppressor in più, hai quella cosa che l'iron filter da azzerare, che lo puoi proprio spegnere del tutto, insomma devi fidarti un pochettino delle nuove funzioni, perché sono solo ci vuole un cose in più. Un goccetto, hai ragione, stasera non abbiamo stasera niente. Stasera niente. Abbiamo, come si chiama? Tramogiato la pista. Allora, Suzanne, per partecipare al giveaway bisognava andare sopra Facebook, iscriversi al Lady Seeker RRS e poi da sotto il post condividere sulla tua pagina Facebook o gruppo Facebook, e ti avrei dato un numerino. Logicamente adesso non te lo posso dare perché siamo in diretta, perciò dal momento che inizia la live. Questo su YouTube. Questo per quello che riguarda, okay. Questo per quello che riguarda Facebook. Su YouTube faremo dei giveaway apposta. Il prossimo sarà un giveaway proprio su YouTube, dove vi metteremo tutte le indicazioni e tutto quanto. Mentre stasera, per partecipare al giveaway, bisogna aver commentato sui nostri video precedenti, quindi andremo a prendere un video a caso su YouTube. Anzi, vacci adesso. Corri, vai a commentare qualche cosa sui video su YouTube, così Anto, mia moglie ti vuole conoscere quando vuoi. Prince, quando vuoi, siamo qua. Moncaglieri a Torino. Quando vuoi, appena viene un po' più di caldo ci incominciamo a spostare anche noi, anche se noi prediligiamo. Lui. Solo a lui? Secondo te, Ion, solo a lui? Oh, hai vinto, Ion. Hai visto? Ion, hai vinto, cavolo. Sì, hai vinto. Sei stato l'ultimo. Te l'abbiamo dato mezz'ora prima di iniziare la diretta. No, non hai vinto. Tu hai vinto. Sì, perché noi arriviamo con i messaggi dopo. Adesso Mandami, mi raccomando, l'indirizzo in privato, che poi dopo, appena il tempo lo permette, andiamo. Di aver preso il legge. Tanto. Natalie, ciao Natalie. Senza portare del bello cose. Hai ragione. E poi ti hanno trattato bene, poi vedrai, Natalie, che ti seguono, se hai qualche problema, tra parentesi, se hai qualche bisogno con la Geotech, è la numero uno di queste cose. Allora Roberto, no, sui toni del Deus non c'è differenza fra le profondità, anche sul Deus vale il solito discorso che vale sugli altri, cioè sul Deus la cosa molto importante sul Deus per mandarlo in profondità è la reattività, il filtro del silenzioso e il volume del ferro alto, insomma cercare di tenerlo il più aperto possibile e un po' canterino. Quelle sono le cose che incidono veramente sulla profondità del Deus, nonché la sensibilità, la risposta audio per avere una risposta più alta sui toni profondi, eccetera, eccetera. Sono quelle le cose che contano su quello, il resto dei toni sono sempre una questione personale. Grazie. Vabbè, hai ragione, ma che cosa c'è di più bello, ragazzi, che ridere, sorridere, stare bene? Che cosa c'è di più bello? Quando non sorridiamo è perché... Eric, grande, salutamelo quando lo vedi, salutacelo, Eric Skipper, l'amico. Che a legge devo dire che passando sotto la televisione molto bene, rimane molto stabile e preciso. Ah, eccolo. Sì, no, è una bella macchina, ragazzi, Legend. Purtroppo molti lo prendono, molti non lo sanno usare, alcuni hanno i difetti, perché per carità, mica non è che... L'attività dipende che te no, giusto, si fissa 20-25. Ah, sì. Raffaele. Ciao Raffaele, allora... prova a fare questa, fai questa prova, metti la multifrequenza M1, fai l'abbattimento, poi prova a farlo con la multifrequenza M2 o M3 e guarda se l'abbattimento che tu fai più o meno si batte intorno a quelle cifre lì. Di solito 20-25 è un terreno calcareo o salino. Noi di solito abbiamo sui nostri noi 50-60, noi siamo di Bologna anche noi, ma noi siamo un po' più verso la montagna, quindi 50-60 noi di abbattimento.
Prova a farlo con una multifrequenza diversa e ci sai dire. Perché non parlate dell'autotracking? L'autotracking. Bella domanda. Hai un'altra mezz'ora di tempo. Ma potete chiedere a vedere se producono dei copripiazzi di LED un po' più robusto. Ma sei qui te, Igor? Cioè, ci sta seguendo Graziano, è un grande amico, perciò è lui seguendo, perciò è un grande amico e un ottimo. Voi date le idee, perché Graziano è un posto di tecnologia, quindi lui è sempre pronto a migliorarsi, ascoltare e a capire tutto quello che può esserci di aiuto. Allora, parliamo dell'autotracking. Vuoi che parliamo dell'autotracking? Okay. Allora, l'autotracking noi personalmente non lo utilizziamo. Andrebbe utilizzato l'autotracking su terreni che non cambiano spesso, come magari non tutti sanno, sui terreni che non cambiano spesso il ground, ok? La mineralizzazione. Quindi su un terreno che non ha il ground che cambia repentinamente spesso, è meglio sarebbe buono usare l'autotracking, perché lui si bilancia di quel pochetto ogni tanto e va via liscio. Su un terreno che cambia molte volte mineralizzazione molto repentinamente, non è consigliabile utilizzare l'autotracking, perché si rischia di bilanciare il metal magari in una zona e la zona dopo c'è il cambio repentino, il metal non si è aggiornato il bilanciamento e in quel pezzo non trovate più niente, oppure avete una risposta diversa da quella che dovreste avere con gli ID. Quindi il nostro consiglio è quello che se c'è un terreno abbastanza neutro, oppure comunque che sia non abbia cambi repentini, allora a quel punto l'autotracking è una buona funzione, ma noi consigliamo sempre un buon abbattimento in manuale, non semiautomatico, non autotracking, ma manuale. L'abbattimento in manuale su tutti i metal detector è l'abbattimento che funziona meglio e che vi può dare quel qualcosina in più che gli altri non vi danno. Questo è il nostro ragionamento sull'autotracking. Allora basta litigare, la piazza 24 è una bomba, mai più senza, ok. Ragazzi, faccio un po' più veloce perché sono rimasto veramente indietro di una marea. Antonella cosa vuole? Aspetta, vai indietro. Antonella, che bel sospiro. Allora ragazzi, io direi adesso 1 ora e 12 di live, siete in 100 da quando abbiamo iniziato. Quindi vi ringraziamo veramente di cuore. Io direi che adesso andiamo a fare... Alle G30 ho letto, scusa. A me è arrivata alle G30, la devo provare se il tempo si calma. Va bene, ok, che cosa vogliamo fare? Buonasera a tutti, ecco perché si erano bloccati, vedi. Ciao ragazzi, allora io direi di andare a premiare qualcuno su sabbie nere. Come va? È da provare ragazzi, con tutte le frequenze che ha. Comunque le sabbie nere, ricordatevi che se sono veramente ostiche richiedono non dei VLF, perché comunque anche se vanno bene ma non hanno prestazioni eccezionali su quei tipi di terreno, ci vogliono dei pulsi induzione. Sei andato a sparare. Sorella, ho suscitato un bel video, arrivate più di 90 anni, la foto del serpente mi è stato Grande Giampiero. Guarda, RRS ha aperto a tutti queste belle discussioni, sempre rispettose, mi raccomando. Siete bravissimi, siete bravissimi. La massima profondità dell'Equinox 800 prima che si allaghi, se qualcuno ha provato. Allora, Scusa. Allora l'Equinox 800 una cosa, allora l'Equinox 800 penso che vada a 3 metri, non vorrei dire una cazzata, 3 o 5 metri comunque. Non andate più sotto di quella profondità che comunque la casa vi dice, perché andare sotto oltre rende la pressione, come sapete chi fa immersioni diventa abbastanza forte e le guarnizioni non sono fatte per andare a certe profondità. Quindi se il metal vi si allaga entro i primi 3 metri è un discorso, ma se il metal vi si allaga perché la pressione dell'acqua
ha spaccato le guarnizioni o comunque ha spinto l'acqua all'interno e se ne accorgono il meter non lo passano in garanzia, quindi non evitate. Sai che non l'ho mai provato l'overload? Sinceramente non l'ho mai provato, ma penso che tutti i metal ce l'hanno. L'overload è qua, è lo spartinele. Madonna, che paura. Il terremoto. Scusate, ma c'era un numero? Allora, il numero prima, scusate, che numero era la prima stazione, allora, il primo era 58. 58, il secondo è stato il 37. Adesso ragazzi... comunque dopo metto il post. Allora, io direi di farvi vedere adesso, qui abbiamo sempre il generatore di numeri, YouTube. Apriamo, andiamo su YouTube, vi facciamo vedere il nostro canale, ok, scegliamo un video a caso, quale scegliamo stavolta? Quale scegliamo? Con più commenti. Ma io ne scelgo una a caso e poi vediamo. Scegliamo questa, buca spazzatura, 3 mesi fa. Andiamo a vedere. Ok, andiamo a vedere i commenti. 35 commenti. Bravissimo. Quindi ragazzi, ora chi ha commentato sotto questo video ha la possibilità di vincere cosa? Cappellino e custodia del Legend. Quindi 35 commenti, ordina per dal più recente, 1 mese fa, 2 mesi fa, 3 mesi fa, ok. Quindi dobbiamo andare in fondo. Io credo che E abbiamo detto da 1 a 35, giusto? Sì. 35. Quindi qua da 1 a 35 generiamo e andiamo a premiare il numero 30. Il numero 30, partiamo naturalmente da... Guardi tu? Sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, devo vedere 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, quindi considera anche i commenti di questi. risposta. Sì. Ma niente di risposta, niente. Allora li devo aprire. Quindi sono... Arriviamo ragazzi, intanto come vedete abbiamo tutto in video, quindi giusto? una risposta qua, sono in totale quante risposte? Una qui, 3 qua, quindi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 risposte, quindi avevamo detto 35 meno 11. Vedi te. ...24. Allora, bene. Devo contare 6. Ha contato con le mani. Contavo con le mani, ragazzi. Allora 6, ritorniamo in fondo. Ritorniamo in fondo perché vedi si parte dal primo e poi si va in su 3 mesi fa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aziz Moroccan. Scrivi. Aziz. E gli scriviamo: hai vinto il contest, ci serve il tuo indirizzo. Ok, bene ragazzi, come vedete noi adesso, e qui ci siamo, torniamo a noi, abbiamo fatto vincere anche Aziz che ha commentato sul nostro canale YouTube. Ora la live, ragazzi, adesso cercheremo di rispondere a tutte le domande che avete fatto in fretta e furia, perché ce n'è veramente una caretta nella sporta. Così noi andiamo a finire di mangiare la pizza che non è più bollente. No, io ho finito di mangiare stasera, anche te. Basta. Ti sei scorgozzato mezzo chilo di farina. Sei una bugiarda. Impasto, ci ha messo di tutto, salsiccio. Grazie Rocco, grazie Grazie di mille, cuore. grazie. Il tuo pensiero è sempre lì e non ce lo tocca nessuno. Grazie di cuore, un'opera d'arte.
Allora, cosa ne pensi dello RX? È un ottimo meta, ragazzi, lo RX. È il fratellino minore del Deus. 4 programmi, non so se l'hanno aggiornato ultimamente con dei programmi più, comunque erano 4 programmi. Veloce come il Deus, con una piastra di 11 va anche un po' giù. Preferisco personalmente spendere qualche soldo in più e andare sul Deus, perché ha molte più funzioni ed è un po' più performante, però non posso neanche dire per uno che inizia, perché è una cazzata, perché per uno che inizia a spendere 700 euro mi sembra una cifra esorbitante, però è un buon metal. Per uno che non vuole stare troppo a spippolare, è un buon metal, veloce come il Deus, eccetera, eccetera. Non è male. Mi piace l'eccetera, eccetera. Stavolta non mi è arrivata nessuna notifica, vabbè, tranquillo, tanto ci sei. Ciao ragazzi, devi andare. Hai vinto, sì, ma... Legend o Simplex, cioè se devi spendere 300 sul Simplex, con 400 compri il Legend. Vai su Legend, hai già una macchina che te la porti ovunque. Io facendo il battimento con Legend non sono bassissimo, è normale. Lì devi guardare un po' con le impostazioni audio come sono sistemate. Grazie Mario. Ciao, là. Nella spiaggia l'autotracking, sì, nella spiaggia sì, l'importante è che comunque anche avendo l'autotracking, quando parti dalla sabbia asciutta e vai alla battigia, in battigia ribilanci in maniera semiautomatica comunque, e quando torni sulla sabbia asciutta un'altra volta. Complimenti. Ciao, Ma voi non avete fame? Sì, infatti sto cercando di... No, per stasera non mangio più, perché si è mangiato in 10 minuti, in 5 minuti si è mangiato mezzo chilo. Medaglia. Matley, fai qualcosa! Allora, se ne è anche i nonnini del bus, fai mettere sempre il tuo nome così se vinci. Scusate, collegando le cuffie a Legend. Allora, sì, abbiamo già scritto. Abbiamo già Roberto, notificato la Nocta questo problema. Ce n'ha parlato anche Giorgio e sì, abbiamo già scritto, adesso vediamo un attimo cosa ci diranno. Ok, comunque è un problema comune anche nelle macchine da 40.000 euro, no? Quindi uno compra la macchina, quando esce dalla macchina e spegne le chiavi, il Bluetooth non si attacca più, quindi sì, adesso comunque ci risponderanno, vedremo un attimo. Grazie Leone. Grazie mille, grazie. Nevica. È vero, Nevica. Questa diretta mi hanno appena portato una partecipazione di matrimonio. Ops! Un bel regalo. Dov'è questo? Paolini! Paolini. Pallottoliere. Perché stavo contando. Allora, ciao a tutti, grazie per l'informazione. Il battimento spesso va a zero con il nuovo. Allora, lì stanno risolvendo anche quello. Quando vi fa l'abbattimento a zero, ragazzi, lo abbiamo già fatto vedere, il manuale, fatelo in manuale, perché è l'unica soluzione e riuscite a farlo meglio. Allora, ho vinto il numero 59. Ho vinto con il numero 30. No! Cioè, il 58 e il 37. Vieni in Giappone e vende sushi. Ragazzi, un'altra cosa. No, basta sushi mangiato ieri sera. Se i premi, a parte quelli della lotteria, quelli della premiazione che abbiamo fatto qua col numero, non vengono assegnati, quindi quelli su YouTube non riusciamo a trovare o non si fanno sentire entro una certa data, li rimettiamo in premio un'altra volta, quindi non ci teniamo, noi non sappiamo più dove mettere la roba già dei Nomads. Lo abbiamo già messo. Allora, non riesco a trovare la versione del update, versione beta 3. Devi guardare sul sito che c'è. Allora, io invece volevo ricordare che la prossima live, sicuramente sarà quest'altra settimana, sì, ci saranno degli ospiti. Assolutamente sì. Perciò seguite molto questa è una sorpresa anche per loro e per te. Faccio venire le ballerine brasiliane che non ho detto che siano proprio ballerine. Show more. Già sorpresa anche Miguel. per noi.
Allora, a parte questo, l'ultima risposta, allora, l'abbattimento... No, ma non mi fai finire un discorso. Non finito, seguiteci perché ci saranno degli interessanti... Oh, ma a me piace farci bene con le mani quando... di solito lo tormento quando lo parliamo. Ferma con le gambe. No, ci saranno gli ospiti sicuramente molto interessanti sulla guerra e non solo sulla guerra, e perciò state in occhio, seguiteci e poi vi daremo le informazioni giuste. Allora, rispondo alla risposta di prima. L'abbattimento a 99 è una cazzata assurda. Cioè, ragazzi, non, e ripeto, non sovrabilanciate o sottobilanciate il metal detector ad cazzum pensando di avere chissà quali in performance, perché è la più grossa minchiata che uno può fare. E vi spiego il perché. Se il terreno ha un ground di 60, voi andate a sovrabilanciare o sottobilanciare il metal detector, quindi il metal detector non andrà a eliminare la fase del terreno, ma andrà a modificarla, no? Quello che si trova sotto in alcuni casi potrà rispondere meglio o potrà rispondere peggio, o addirittura potrà essere coperto dal ground del terreno. Quindi non modificate il ground ad cazzum. L'abbattimento del terreno va sempre fatto in maniera corretta, non bisogna sovra o sottobilanciare, tranne in qualche caso dove con qualche punto di sottobilanciamento si riesce ad avere un metal più performante sul piccolo. Sì, più performante sul piccolo, ma si parla di qualche punto. Quindi dal punto 0 modifico in più o in meno, a seconda di quello che voglio fare, di un paio di punti, non di più, perché se no, ragazzi, il metal vi risponde in una maniera sbagliata, gli ID saranno completamente sbagliati e sì, avete magari una macchina più stabile, ma può darsi anche che non vi trova niente. Oppure avete una macchina un po' più canterina e vi trova la roba più piccolina. Però non andate a fare queste cose se non sapete quello che state facendo. Mi date dei guai. Ormai mi stavo strozzando. Cosa stai? Cosa stai facendo? Girate le righe su chi va bene. Amora! Allora, va bene ragazzi, dai, detto questo, siete ancora 75, un'ora e mezza di live tutte le sere. Due domande che stiamo ancora 2 minuti. No, che io c'ho fame. Te devi... Allora, c'ho ancora la pizza qua di traverso, devo mandarla giù. Cosa abbiamo detto? Tutto abbiamo detto. Ah, Mattia mi sta facendo fare ginnastica, capito? Mi sta facendo crepare perché dovremmo dimagrire un po', ma non è dovremmo. Non è che ne ho tanta voglia. A me piace la ciccia, c'è tanta roba da amare. No, a te piace tutto quello che si mangia, non è che ti piace solo la ciccia. Dopo devi amare delle ossa. Va bene ragazzi, è stato un piacere anche stasera, mi raccomando seguiteci, mettete i like, commentate i video, ricordate come fare reset, anche su YouTube, mi raccomando. Commentate su YouTube, iscrivetevi a YouTube perché il lavoro che stiamo facendo lo stiamo facendo soprattutto per tutti quelli che hanno bisogno e per voi, non per noi, perché non ci interessa niente, noi lo facciamo perché ci divertiamo, stiamo bene in compagnia vostra, quindi andate, fateci capire che quello che stiamo facendo è di vostro piacere, è di vostro interesse. E poi siamo aperti a tutte domande oppure risposte, oppure video se avete bisogno. No, tieni in forma, hai capito? Ah no, vedete come sono sciupato io. Non in quel senso, stavo dicendo in forma con i muscoli. Allora, il reset si fa andando nel menu. Sì, quel che resta della guerra recuperanti. Okay. Il reset si fa andando sul menu, questo per il legend, andando sul menu dove c'è l'omino, tieni premuto con l'icona, vai sull'omino, quando lampeggia sull'omino tieni premuto il pulsante pinpointer finché non appare un LED che gira intorno al display e poi viene scritto FD Fabric Default. Quest'occhio. Ci ha preso bene. Ragazzi, buona serata a tutti, grazie di cuore. Anto, dai un piatto di cavallere. Però potremmo provare. Fritte. Buona serata amici. Tutto. Ciao.
Ciao ragazzi, grazie di essere stati con noi, grazie per seguirci. Il canale di Facebook va alla grande, Lady Seeker RS cresce a dismisura. Vi ringrazio, come avrete visto non c'è bisogno di mettere su dei target eclatanti per stare in vostra compagnia, perciò anche le più piccoli oggetti sono emozioni che vogliamo condividere con voi. E perciò ci vediamo alla prossima. Grazie. Seguiteci, mi raccomando. Per il discorso, ricordate un attimo, per il discorso batterie, perché un'altra domanda lì mentre non mi fai mai chiudere. Allora, per il discorso batterie, ragazzi, le batterie del Legend, quando vi dà la continua carica, significa che dovete utilizzare un altro tipo di caricatore per le batterie, perché a volte con certi tipi di caricatore vi dà quel problema che lui continua a dire che il metal è in ricarica e poi invece il metal è già carico. Non vi preoccupate, quello è solo un piccolo bug che ve lo dà il caricabatterie, che non ha un amperaggio abbastanza consono a quello che dovete utilizzare, ma la batteria si ricarica uguale e c'è solo quel piccolo bug che quando andate a accendere il metal funziona comunque. Ok ragazzi? Mi raccomando, vi aspettiamo anche su YouTube, iscrivetevi, commentate e ci saranno altre estrazioni, soprattutto quest'altra live o giveaway ci sarà direttamente da YouTube, giusto? Yes. Premieremo YouTube. Ciao a tutti amici. Bacio. Buonasera, grazie ancora.